famiglie europee a fare la spesa. Essendo tutti forzatamente a casa, abbiamo chiesto alle dietiste che adesso vi nominerò di collegarsi per darci un aiuto concreto a fare la spesa. Quindi benvenuto a Sandra Catarzi dalla Spezia, a Elena Afasanajeva da Piacenza, da Monica Mai da Piacenza, da Federica Grandi da Lodi. A queste professioniste io chiederò cosa possono consigliarci per sopravvivere a questa situazione di domicilio coatto che obbliga le famiglie a fare delle scelte diverse da quelle che normalmente si affrontano nel fare la spesa familiare. Quindi chiederei subito ad Elena, è vero questa cosa? Cioè si possono dare dei consigli ad Elena Fasanajeva, dare dei consigli su come affrontare la quarantena? Sì, certo, assolutamente. In questo momento di emergenza sanitaria è decisamente importante riuscire a fare la spesa in maniera, diciamo così, utile ai fini della gestione dei pasti, ma anche per ridurre il più possibile le uscite da casa, quindi dobbiamo evitare di andare al supermercato più volte proprio perché se ci siamo dimenticati un ingrediente che ci serve è normale. Quindi di fatto è molto importante fare della spesa, quindi in questo momento diventa ancora più utile per tutti, proprio perché dobbiamo ridurre di fatto appunto le uscite da casa. Invece per quanto riguarda i consigli dell'elenco della spesa su come e dove, che cosa ci puoi dire Elena? Innanzitutto, prima di andare a fare la spesa, dobbiamo fare appunto un menù, quindi pensare a che cosa vogliamo mangiare durante la settimana e ce ne parlerà appunto Sandra. Quindi di fatto, una volta fatto il menù, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare esattamente tutto quello che abbiamo in cucina, quindi dalla dispensa al frigo e al freezer, controllando molto bene anche le date di scadenza. In questo modo andremo a fare una lista che non sarà solo sufficiente per i pasti della settimana, ma dobbiamo cercare di acquistare anche degli alimenti che ci permettono di coprire un tempo più lungo, proprio come dicevo prima, per evitare di uscire più volte a fare la spesa. Quindi fatto questo possiamo di fatto stilare la lista della spesa andando a dividere gli alimenti che vogliamo acquistare tra alimenti freschi e alimenti a lunga conservazione e alimenti surgelati. Perché dico questo? Perché chiaramente l'alimento fresco sarebbe sempre da preferire, però chiaramente non possiamo fare grosse scorte di alimento fresco perché il rischio è poi di andare a sprecare l'alimento. Ok, allora, perché è importante, scusa Sandra, la creazione di un menù? Perché mi avete fatto notare questa cosa? Spiegaci, perché io non ci avevo pensato, da comune mortale avevo pensato che fare la spesa fosse un impegno sufficiente in quarantena. Sai, per noi addetti ai lavori il menù è veramente una base da cui partono poi tutti gli altri interventi. In effetti prendere l'abitudine di imparare a programmare il proprio menù ha molti vantaggi. Per esempio quello di costruire un'alimentazione più equilibrata e sana perché hai il tempo di organizzarla tenendo conto di diversi strumenti che poi magari dopo li possiamo guardare insieme, ti permette di risparmiare denaro perché in effetti si acquista solo quello che serve, un po' come poi magari ci approfondirà gentilmente Elena. Ci permette di ridurre gli sprechi alimentari e soprattutto in questo periodo ci permette di uscire lo stretto necessario. Non dobbiamo uscire troppo spesso, per cui se noi organizziamo il nostro menù, in effetti possiamo uscire solo una volta alla settimana. Inoltre anche... Scusa se ti interrompo, si chiama menù anche se non è quello del ristorante?
Esatto, si chiama menù perché prevede, diciamo, la stesura di vari piatti nell'arco dei singoli giorni della settimana e anche dei vari momenti alimentari. Inoltre, sai, anche... Questo lo fa diciamo, chi gestisce la spesa. Deve Sì, immaginare più piatti per tutto l'arco della giornata, per tutta la settimana. sì, a me piace pensare che la famiglia lo possa fare anche insieme, perché in questo momento dobbiamo occupare molto tempo, per cui può diventare anche una forma di gioco da fare insieme alla famiglia e quindi può anche evitare i litigi, no? Io voglio mangiare quello piuttosto che quell'altro, lo decidiamo prima, lo mettiamo nero su bianco e questo permette un'organizzazione migliore di tutte quelle fasi di approvvigionamento, di organizzazione e di preparazione dei pasti. Quindi da dove si parte? Qual è il primo step per la realizzazione di un menù familiare per una famiglia in quarantena? Ok, allora da dove partiamo? Sicuramente dobbiamo partire dagli ingredienti che abbiamo in casa, quindi la prima cosa da fare è verificare questo. Partire da una verifica delle abitudini alimentari correnti, sia personali che dell'intera famiglia. A questo proposito io suggerisco di stilare proprio un vero e proprio elenco dei piatti più graditi da ciascun componente della famiglia e dopodiché si fa un piccolo elenco di tutti i primi piatti, tutti i secondi piatti, tutti i contorni e tutti i piatti unici che vorremmo andare a inserire nel nostro menù. All'estero sicuramente è maggiore l'abitudine al piatto unico che prevede in un'unica preparazione la presenza di tutti i nutrienti, quello che noi tendenzialmente scorporiamo in un primo, un secondo e un contorno, anche se anche adesso in Italia è molto in auge il piatto unico. Per quanto riguarda le cose non proprio salutari, che tipo di consigli si possono dare per dare un contentino a chi è forzato e quindi almeno la parte di emozionale non vuole vederla ridotta più di tanto? Certo, sai, quando si organizza un menù, volendo partire da un menù sano, è chiaro che partiamo da dei concetti di alimentazione equilibrata, per cui utilizzeremo degli strumenti che sono alla portata di tutti, perché li troviamo su internet e quindi... Come diciamo, la piramide alimentare che col contributo della Esatto. regia avremo. Uno degli strumenti che possiamo utilizzare è proprio la piramide alimentare che ci permette visivamente di comprendere quali alimenti potranno essere presenti in maggiore quantità e in maggiore frequenza rispetto a quelli che invece possiamo consumare un po' più raramente. E i cibi a cui facevi riferimento tu sono anch'essi presenti nella piramide alimentare, ovviamente nella parte apicale a rappresentare un momento, come dire, di gioia gustativa o di coccola che ogni tanto possiamo farci. Infatti, ad esempio, nella stesura del menù è bene pensare anche a un pasto, se vuoi anche un po' più di eccezione, con degli alimenti estremamente graditi, ma non proprio così sanissimi da utilizzare tutti i giorni, oppure per esempio anche con i bambini si può organizzare una merenda un po' golosa a cui far partecipare i bambini nella preparazione. Quindi adesso magari chiederei ad Elena di vedere se comprarlo il dolcetto o farlo magari, come è possibile fare, perché credo che Elena ci abbia a disposizione la possibilità di indicarci anche di come si può sopperire alla mancanza di lievito, che sembra che in Italia in questo momento sia scomparso, e quindi lei ha la possibilità di parlarci anche di questa riutilizzo di un altro argomento. Elena? Certamente, allora sicuramente come dicevamo prima possiamo comunque prevedere degli spuntini freschi come per esempio la frutta, lo yogurt, ma anche come dicevi tu pensare ad acquistare degli ingredienti base come appunto la farina,
le uova, il latte, utilizzarli per preparare delle torte, dei biscotti, dei plum cake, sfruttando quindi da un lato il tempo che abbiamo a disposizione, proprio perché comunque dobbiamo passarlo, e sfruttiamo anche il fatto che abbiamo appunto a casa i bambini, coinvolgiamo anche loro offrendogli delle merende e delle colazioni più sane. Riguardo appunto al lievito, da quando siamo in questa situazione di emergenza, effettivamente nei supermercati è andato a ruba. Quindi dobbiamo ingegnarci per trovare appunto dei sostituti. Nel caso dei dolci è più semplice sostituirlo perché ci sono diverse alternative. L'utilizzo prevede l'utilizzo del bicarbonato, che bene o male non ho verificato se al supermercato è andato a ruba anche quello, però io personalmente a casa lo uso e quindi ce l'ho. E insieme al bicarbonato possiamo utilizzare una componente acida, che può essere il succo di limone, l'aceto di mele oppure eventualmente lo yogurt. O in alternativa anche appunto il bicarbonato insieme al cremor tartaro. E come facciamo a sostituirlo? Aggiungiamo la parte secca alla farina, mentre la parte liquida, quindi o l'aceto di mele, o il succo di limone o lo yogurt, l'andiamo ad aggiungere invece poi dopo all'impasto. Ti volevo interrompere, quando hai detto bicarbonato mi è venuta in mente la pulizia del frigo. Monica, come si fa la pulizia del frigo? Spesso noi ci dimentichiamo che in realtà il frigo è un veicolo importante come veicolo, scusatemi se mi ripeto, di patogeni, cioè di quei microrganismi che possono portare delle infezioni alimentari. Questo è un momento nel quale ci viene chiesto di non andare negli ospedali e quindi meno infezioni, tossinfezioni da un punto di vista alimentare abbiamo e meglio è. Ha parlato la collega e le colleghe del frigorifero, che è estremamente importante, ma è anche importante, tu hai parlato di pulizia, il sanificarlo. Io vorrei chiedere a ognuno di noi quante volte sanifica o igienizza o pulisce il frigorifero. Spesso, ripeto, ce lo dimentichiamo. Dove bisognerebbe disporre gli alimenti, i materiali all'interno del frigorifero, sì. E quello è molto importante perché il saper conservare correttamente i cibi e il saper disporli, in questo caso nel frigorifero in maniera corretta, è estremamente importante. Al di là dell'infografica che sta passando, dove voi vedete che come tutti facciamo, abbiamo la verdura nel piano più basso, i latticini in quello più alto e la carne in quello di mezzo, occorre però ricordare una cosa estremamente importante. Gli alimenti crudi vanno chiusi, non devono sgocciolare assolutamente su quelli già cotti e pronti al consumo, perché purtroppo l'alimento crudo, soprattutto di origine animale, diventa veicolo di tossinfezioni e di patogeni. Quindi se noi abbiamo il pezzo di carne di pesce, perfetto, lo mettiamo non lavorato, quindi non cotto nel nostro frigorifero, ma dobbiamo chiuderlo, conservarlo chiuso, al di là della corretta disposizione che io ho all'interno del frigo. Però non bisogna far mai sgocciolare. Quindi tutto quello che è alimento pronto, e questa è una regola importante, pronto da assumere, che non ha bisogno di cottura, deve essere messo nel ripiano più alto. Questa è una regola fondamentale. Poi per sanificarlo io tenderei a seguire quelle che sono le linee di indirizzo che ha dato il Ministero adesso in occasione del Covid, quindi utilizzare ipoclorito di sodio 0,1%, 0,5%, l'etanolo al 62 o al 71% o igienizzanti, sanificanti a base di perossido di idrogeno allo 0,5%. E una cosa Scusa, qual è un esempio di un sanificante a base di perossido? Non volevo fare nomi commerciali, noi andiamo a guardare sull'etichetta e si vede, però il comune alcol, ecco ad esempio, e qui non faccio pubblicità. Questo ci dà però l'occasione di
di dire, beh, ho sanificato correttamente il frigorifero. Queste indicazioni che vi ho dato sono per il Covid. Un'altra cosa importante, io posso, in tempi, purtroppo siamo in tempi di coronavirus, però in tempi non sospetti io posso utilizzare qualsiasi disinfettante con il marchio ministeriale, quindi qualsiasi sanitizzante, igienizzante. E una cosa molto importante, questo riguarda il periodo che stiamo vivendo. Vi ho parlato di questi prodotti, ricordiamoci molto bene dei tempi di contatto, cioè non posso passare una superficie e risciacquarla immediatamente dopo. Questi prodotti vanno lasciati agire almeno per 10 minuti. Buongiorno a tutti, ho pensato di proporre un piatto unico, una ricetta molto semplice che preveda l'utilizzo di prodotti di stagione, soprattutto di facile reperibilità. Anzi, ho pensato di utilizzare dei legumi secchi. Spesso si hanno nella credenza sacchetti di legumi secchi che, ahimè, prevedono una lunga lavorazione tra il tempo necessario all'ammollo e il tempo di cottura, spesso rimangono nella dispensa fino a scadenza. Possiamo approfittare di questi giorni di quarantena, di questi giorni di chiusura in casa forzata per utilizzarli, quindi per lasciarli in ammollo, per cucinarli. E un consiglio che posso darvi è quello di preparare tutto il sacchetto, quindi lasciare in ammollo tutto il sacchetto, cucinarlo tutto in una volta sola e porzionarlo già nei sacchetti del freezer per averlo a disposizione nei giorni successivi o nelle ricette successive. Ho pensato di utilizzare dei porri perché sono verdura di stagione, quindi facili da reperire e con apporto di vitamine e minerali al massimo della loro potenzialità, proprio perché essendo di stagione non sono di serra, quindi riusciamo così anche ad evitare tutto lo spreco di energia necessario al funzionamento della serra stessa. Un altro consiglio che possiamo sfruttare in questo periodo è l'utilizzo della verdura, quindi se oggi ho deciso di cucinare i porri, posso cucinarne un po' di più e tenerli anche per la cena di questa sera o per il pasto di domani, in modo tale da non sprecare nulla. Come già vi avranno illustrato le mie colleghe, è importantissimo pensare a una spesa non giornaliera ma per più giorni, per la settimana o addirittura per 2 settimane, e anche la scelta della verdura, della quantità di verdura da acquistare è importante, in primis per non rimanere senza e dall'altro lato per non sprecare quella che si è acquistata. Per la ricetta di oggi, che è pensata per 2 persone, ci servono più o meno 140 g di riso basmati, ne ho pensati 70 g a testa, più o meno un 240 g di lenticchie lessate, quindi che ho ammollato ieri e che ho lessato, più o meno un 120-125 g a testa, 2 porri, quindi uno a persona, un cucchiaio di olio, 2 cucchiai di acqua, e ho già preparato l'acqua salata di cottura e la pentola nel quale andremo a far saltare i porri con le lenticchie. Allora, in primis i porri devono essere ben lavati perché spesso tra le foglie tengono la terra nella quale sono cresciuti. Allora, i porri devono essere tagliati a rondelle sottili che scappano. Ecco qua, iniziamo a metterli in padella. Ecco qua. Allora, ai porri aggiungiamo un cucchiaio di olio e 2 cucchiai di acqua. Okay. Iniziamo a farli andare.
Nel frattempo accendiamo la nostra acqua. Le lenticchie in realtà sono già cotte, quindi questo passaggio ci serve prevalentemente per insaporirle. Se volete potete aggiungere un pizzico di sale, sempre senza esagerare. Io preferisco di no per sentire meglio il sapore vero delle lenticchie e del porro. Quando il nostro riso sarà pronto ci occuperemo dell'assemblaggio del piatto, quindi andremo a mettere un po' di riso, circa la metà, se non volete stare a ripesarlo. Potete anche mischiare il riso direttamente in padella facendolo saltare un po' con il porro e le lenticchie, oppure potete suddividere il piatto in questo modo e utilizzare il nostro riso di contorno, diciamo così, alla nostra verdura con le lenticchie. E andremo a riempire l'altra parte del nostro piatto con porro e lenticchie. Questo risulta un piatto unico, nutrizionalmente completo. Abbiamo la parte proteica caratterizzata dalle lenticchie, quindi in questo caso proteine vegetali che hanno anche un costo veramente inferiore rispetto alle proteine animali, quindi sfruttiamoli parecchio in questo periodo, un po' per la lavorazione, quindi che richiede sicuramente più tempo se utilizziamo quelli secchi, e un po' anche per il costo, possono facilitarci di molto il budget della spesa. Abbiamo la nostra parte di verdura, quindi la parte di fibra caratterizzata dai porri, e abbiamo la parte glucidica, la parte di carboidrati caratterizzata dal riso. In un solo piatto avete tutto quello che vi serve per mangiare bene e mangiare in salute. Chiedo a Federica se nel fare la ricetta ha utilizzato veramente tutto quello che aveva nel frigo o è uscita a comprare qualcosa di particolare per i piatti che ci sta presentando. No, ho utilizzato veramente solo quello che avevo in casa, giuro. Anzi, ho colto l'occasione per utilizzare dei legumi secchi che avevo lì da tantissimo tempo, che mi erano stati regalati, ma non ho mai avuto tempo tra l'ammollo e effettivamente il tempo che serve poi per cucinarli. Ne ho veramente approfittato e li ho utilizzati, cosa che consiglio di fare a tutti in questo periodo, no? Solitamente si utilizzano per una questione di comodità o legumi surgelati o spesso legumi in scatola ben sciacquati. Sappiamo bene che dal punto di vista nutrizionale quelli freschi, che però sono più difficili da trovare, e quelli secchi vanno molto meglio. Consiglio che posso dare è di approfittare di questi tempi morti, di questi tempi in cui siamo costretti a casa, per utilizzarli, quindi non solo per il pasto stesso, ma di imparare ad utilizzare il freezer. Quindi ho 1 chilo di legumi secchi, benissimo, li ammollo tutti, li lesto tutti, me li porziono e nei sacchetti del freezer li congelo, in modo tale che anche finito, si spera presto, questo periodo di quarantena, non debba ricorrere a utilizzare legumi in scatola, perché ho la mia piccola scorta che mi sono fatta in questo periodo. E altro consiglio che posso dare, la stessa storia vale per i sughi. Ad esempio mi preparo un sugo di verdure un po' più abbondante, cerco di porzionarlo per una persona, per 2 persone, per 4 persone, e utilizzare il freezer per portarmi anche più in là le mie preparazioni. Nelle ricette che sono incluse in questo, come si dice, in questo speciale, che hai usato quindi le lenticchie, quelle fresche o quelle lenticchie fresche? Quelle secche, No. quelle secche. Ah, quelle secche. E che Sì, ricetta hai sì, sì, sì. che ricetta hai preparato? Allora, abbiamo preparato un riso basmati con lenticchie e porro. Anche il porro è una verdura che io in questa stagione tengo spesso in frigo, perché comunque si conserva abbastanza ed è molto versatile, perché ad esempio l'ho utilizzato per il nostro riso e l'ho utilizzato la sera stessa per una torta salata. Quindi anche questo tema del riciclare, diciamo così, la verdura utilizzata per un pasto e per l'altro è importante. Dicevo, abbiamo preparato questo piatto unico proprio perché può servire a noi italiani che stiamo virando un pochino verso il piatto unico, così come per
per le altre popolazioni che invece sono molto più abituate ad utilizzarlo. Il piatto unico è importante che sia composto sia dalla parte proteica sia dalla parte glucidica, quindi dal carboidrato, che nel nostro caso era il riso, sia dalla fibra che deve comporre la maggior parte del piatto. Noi abbiamo utilizzato i porri, quindi anche verdura di stagione. Verdura di stagione non è una cosa secondaria perché ci permette intanto di avere una verdura più ricca di sali minerali e vitamine, e soprattutto è una verdura che costa meno perché non ha tutto quel background di serra e quindi di energia che serve per il sostentamento della serra. Anche questo secondo me è importante in questo periodo. La verdura di stagione costa meno e fa meglio. Per tornare alla pianificazione, come si dice, alla pianificazione del menù, come mi puoi fare un esempio, Sandra, di come si fa questa pianificazione scientifica, diciamo? Allora, sì, come abbiamo appena sentito, bisogna utilizzare alcune astuzie, tipo appunto posizionare all'inizio della settimana i prodotti più freschi, oppure, come ci suggeriva Federica, di surgelarli, di fare diverse preparazioni e surgelarle. Noi quando prepariamo un menù dobbiamo pensare che deve essere organizzato con la presenza di tutti i nutrienti, quindi nutrienti energetici, carboidrati, i grassi sani, soprattutto vegetali, deve essere presente la fibra, e devono essere presenti le nostre proteine, quindi quelli che noi definiamo i nostri secondi piatti, per dirla all'italiana, quindi carne, pesce, uova, formaggi, eccetera. Quindi qui va bene, scusa, qui va bene sempre il contributo della piramide alimentare dietro? Va bene il contributo alla piramide alimentare, ma secondo me rende molto bene il piatto sano, quello preparato dalla scuola di Harvard, perché ci permette molto velocemente di comprendere come il nostro piatto deve contenere per più della metà, quasi i 3/4 del piatto, prodotti di origine vegetale. Quindi verdura, frutta e cereali, e come ci suggeriva Federica, preferibilmente di tipo integrale, e poi 1/4 del piatto sotto forma di proteine. Come ruotare queste proteine ce lo dicono le linee guida per una sana alimentazione, che ci fornisce di schemi fatti molto molto bene, in cui ci suggerisce quante volte consumare la carne nella settimana, quante volte le uova, quante volte il formaggio e così via. Quindi sono tutti strumenti che dobbiamo avere a disposizione nella produzione del nostro menù. Vorrei dire una cosa, ha detto una cosa molto giusta la collega Federica Grandi, dicendo di congelare piccole porzioni. Questo è molto importante perché nel frigo non deve mai entrare un alimento caldo, e nel congelatore è meglio mettere delle pezzature molto piccole, perché con lo scongelamento noi abbiamo il rischio di ricreare una situazione che non è buona per noi. Cioè più il pezzo è piccolino, più lo scongelo facilmente, meno ho la possibilità di avere dei patogeni. Più è il pezzo grande, meno ho la possibilità di cuocere tutto il pezzo, tutto il prodotto, e quindi al cuore di questo prodotto io potrei avere dei patogeni, perché ricordiamo che congelare significa scattare una fotografia, cioè bloccare una situazione. Il congelamento, le temperature negative non uccidono i patogeni, è solo la cottura che li uccide, e quindi questo ha dato un messaggio molto importante in questo periodo. Non dico proprio la monoporzione, però congeliamo piccole pezzature. Anche le famiglie? Certo, è meglio sempre congelare, lo so, però si è più sicuri, e soprattutto non ricongelare alimenti scongelati. Ecco, questa è un'altra regola importante. Perché? Che succede? Perché in realtà lì abbiamo una possibilità di avere una proliferazione batterica maggiore. Quindi assolutamente un prodotto che viene scongelato deve essere consumato, quindi portato a cottura o consumato entro le 24 ore.
E un'ultima cosa importante, vi ho detto prima, quindi non mettere nel frigo alimenti caldi, ma uno mi chiede perché? Perché in realtà anche l'umidità che potrebbe creare un piatto caldo all'interno del mio frigo offre ai patogeni e alle muffe un terreno di crescita. Dottoressa Afanasieva, allora, quali parti di fresco, quali parti di scatole, quali parti di surgelate conviene acquistare per la spesa in quarantena? Ecco, allora, come dicevamo prima, sicuramente un 50-50 tra freschi scatola e surgelati, nel senso che i freschi chiaramente sono da utilizzare nei primi giorni della spesa, soprattutto alcuni di questi alimenti. Una parte, come hanno già anche detto le colleghe, comunque si può congelare, come l'esempio della carne o del pesce che posso acquistare freschi e poi li posso anche congelare per averli anche per più giorni a disposizione. Per quanto riguarda i surgelati acquistati dal supermercato, chiaramente ci sono di grande aiuto in questo periodo per appunto far fronte alla mancanza di eventuali prodotti freschi, come per quanto riguarda le verdure, i minestroni, che in questo caso dovrebbero essere semplicemente verdure surgelate, quindi non condite e non impanate, non fritte. E vale la stessa cosa per il pesce, chiaramente. Sicuramente il pesce in questo momento sarà più difficile da andare a reperire, le pescherie penso che siano comunque tutte chiuse e quindi ovviamente anch'io ho optato per il pesce surgelato, anche se generalmente io vado in pescheria ad acquistare il pesce, però in questo caso dobbiamo agire. Per quanto riguarda invece appunto i prodotti a lunga conservazione, parliamo come dicevamo prima di farina, ma anche di pasta, di riso. Possiamo sfruttare questo periodo per utilizzare degli ingredienti che generalmente non usiamo, come magari anche i cereali a chicco intero e i legumi secchi, come diceva anche Federica. Quindi di fatto abbiamo la possibilità di coprire bene tutti gli alimenti facendo una lista della spesa ben studiata. Quindi dove comprare? Allora, il consiglio sicuramente è quello di preferire il più possibile prodotti locali. Quindi parliamo per quanto riguarda l'Italia di prodotti appunto nostri, dove è possibile, in particolare per frutta e verdura, come diceva anche appunto la collega, cerchiamo di preferire prodotti di stagione e quindi in questa situazione, perché no, cerchiamo delle aziende agricole che magari fanno spedizione e che quindi ci portino direttamente a casa i prodotti. Non solo alcune appunto grandi catene di distribuzione portano a casa, ma ci possono essere anche dei piccoli produttori, quindi in questo caso andiamo anche a favorire questo aspetto. Anche perché se ordiniamo online andiamo a ridurre effettivamente l'eco del supermercato. Nulla toglie che al supermercato ci possiamo andare, chiaramente se non vogliamo fare acquisti online, assolutamente nessunissimo problema. L'unica cosa è cercare di sfruttare meglio la lista che abbiamo fatto, quindi evitiamo di farci prendere dalle offerte, da eventuali appunto prodotti ad alta densità energetica che troviamo lì, insomma, tra gli scaffali. Chiaramente, come diceva anche Sandra, possiamo definire degli alimenti diversi dalla routine da utilizzare, ma cerchiamo di non fare delle scorte di questi alimenti, sia dolci che salati. Scusi, le quantità. Siccome adesso si può fare la spesa, una persona per volta può andare a fare la spesa. Che tipo di spesa facciamo? Visto che non è inutile, cioè non è inutile, è difficile comprare per, che ne so, 4 persone le dimensioni del volume, diciamo, della spesa, perché poi dopo non è facile. Certo, assolutamente non è facile, come dicevo prima, cerchiamo
di sfruttare al meglio quello che già abbiamo a casa, appunto anche di prodotti a lunga conservazione. Non so voi, ma la mia dispensa è ricca già di pasta, di cereali, di legumi secchi, di zuppe appunto secche da cuocere, quindi sfruttiamo al meglio tutto quello che abbiamo e prendiamo solo quello che ci manca o che ci può essere utile per 1-2 settimane, in modo tale appunto da evitare di tornare a casa con grandi carichi, proprio perché questo è quello che è successo da noi nei primissimi giorni. C'è stata appunto la corsa ai supermercati e tutti gli scaffali erano vuoti. Ecco, cerchiamo di fare delle scelte un pochino più pensate, ecco, proprio anche per evitare che una persona sola debba portare a casa un bancale di alimenti. L'altra ricetta che ho pensato di proporvi è molto semplice e potete anche sfruttarla come occasione per stare in cucina con i bambini. Visto che in questo periodo è veramente difficile reperire il lievito, fresco o secco, e le uscite per prendere il pane magari non riescono ad essere quotidiane, ho pensato di proporvi una ricetta per creare delle piadine senza lievito e senza grassi, che potete quindi sostituire senza nessun problema al pane di tutti i giorni. L'impasto è veramente veloce, gli ingredienti sono pochi e in 10-15 minuti avete delle piadine calde da servire farcite oppure come accompagnamento al vostro piatto. Gli ingredienti che ci servono sono 240 g di farina. Io ne ho usati 120 di farina 00 e 120 di farina integrale, 135 ml di acqua tiepida e 5 g di sale. Come facciamo? Andiamo ad impastare le nostre farine con l'acqua, versiamola pure tutta insieme e con 5 g di sale e creiamo un impasto. Utilizzate pure la forchetta se non volete utilizzare le mani, perché viene veramente in modo semplice. La consistenza che deve avere il vostro impasto, quindi lo dividiamo in 4 pezzi, facciamo così, e formiamo 4 palline. Andiamo a posizionare le palline all'interno della nostra bacinella e le lasciamo riposare 10 minuti. Passati 10 minuti andiamo a riprendere le nostre palline, infariniamo un po' il banco da lavoro e con un mattarello un po' infarinato andiamo a stenderle. Questa è la fase un pochino più delicata perché le nostre piadine devono essere veramente sottili. Possiamo cercare di stenderle anche un po' con le mani. Non c'è una regola, più sottili riuscite a farle meglio è, sta un po' anche nell'abilità di ognuno. L'impasto è molto elastico, quindi se riuscite a tirarlo un po', portiamo sul fuoco la padella più grande che abbiamo, quindi del diametro più grande che abbiamo, la lasciamo scaldare bene e se è una buona padella antiaderente non serve di ungerla né con olio né con nient'altro e posizioniamo la nostra piadina sottile all'interno cercando di stenderla ancora un po' senza scottarsi e cerchiamo di seguire la cottura per evitare che si bruci.
la giriamo da una parte e dall'altra non appena notiamo che la parte sotto inizia piano piano a solidificarsi. Una volta che avrete finito, la piadina avrà questo aspetto, proprio come quelle commerciali. Però, come dicevo, visto che è un prodotto molto semplice, preparato solo con acqua, sale e farina, potete anche andare a sostituirlo al pane di tutti i giorni. Come la farciamo? Possiamo farcirla veramente in tutti i modi immaginabili. Io ve la consiglio con un hummus di ceci, quindi prendiamo una scatola di ceci lessati che possiamo tenere in dispensa anche per diverso tempo, la frulliamo con un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di olio e un pizzico di sale, lo spalmiamo nella nostra piadina e ci mettiamo verdura a volontà, piuttosto che delle fette di mozzarella e delle fette di pomodoro, piuttosto che della bresaola e della rucola. Potete veramente sbizzarrirvi come più vi piace. Monica? Sì, una cosa importante che dobbiamo ricordare è quello di non utilizzare lo stesso utensile, mi vengono in mente le pinze, il coltello o lo stesso tagliere, quindi di non creare quella che si chiama cross contamination, cioè la contaminazione crociata. Se io uso la pinza per un alimento crudo, la utilizzerò solo per l'alimento crudo. Non andrò mai con la stessa pinza con cui ho toccato, ad esempio, petto di pollo a prendermi il formaggio, oppure il tagliere nel quale ho appena tagliato della carne, utilizzarlo senza averlo sanificato e igienizzato, utilizzarlo per esempio per tagliare il pane. Questo è estremamente importante, come da info Scusa Monica, grafica. come si sanifica un tagliere? In realtà vengono utilizzati, come dicevamo prima, gli stessi prodotti che utilizziamo per il frigo, cioè deve essere un presidio medico-chirurgico igienizzante. Ripeto, poi in questo momento valgono anche le indicazioni di quello che ho detto prima, cioè le indicazioni che ci dava il Ministero sull'ipoclorito di sodio e l'alcol. Questo è molto importante. Cioè l'acqua bollente non basta? Allora, il caldo uccide i patogeni, infatti la cottura li uccide, a temperatura superiore a 65 gradi li uccidono, però non garantiscono al 100% e neanche solo l'acqua bollente non garantisce una sanificazione. Poi il rischio zero non esiste, non avremo mai una sanificazione al 100%, perché magari ho sanificato il mio tagliere ma poi ho utilizzato le mie dita per prenderlo e le mie dita magari non erano pulite. Però l'acqua da sola no, bisogna utilizzare un presidio medico-chirurgico, comunque un sanitizzante. E cosa molto importante, ce lo ripetono ma anche in cucina è un mantra, laviamoci sempre le mani, soprattutto dopo aver toccato gli alimenti crudi. Sempre, sempre lavarsi le mani, secondo le indicazioni dell'OMS, almeno per 30 secondi. Grazie. E tu Federica, nel realizzare le ricette che ci hai proposto, hai lavato le mani prima, dopo, durante, come dice Monica? Assolutamente sì, soprattutto per la piadina, perché come avete visto dal video servono le mani per la preparazione della piadina, per stenderla, per farlo il più sottile possibile, quindi di sicuro le mani, ma anche il piano di lavoro. Spesso, oltre al tagliere, in cucina si utilizzano proprio i ripiani stessi o il tavolo, e anche lì dobbiamo avere l'accortezza di pulire, soprattutto quando facciamo degli impasti. Mi viene in mente la pasta del pane, la pasta della pizza, la pasta frolla. Si utilizza spesso il tavolo o il banco per l'impasto stesso, per la stesura. Mi raccomando che altrimenti nell'impasto, vero che con la cottura poi i patogeni se ne vanno, ma ci ritroviamo nell'impasto tutta la sporcizia che c'era sul tavolo, oppure briciole di lavorazioni precedenti, oppure briciole del pasto appena fatto, ce li ritroviamo tutti all'interno dell'impasto. Quindi assolutamente la pulizia della cucina deve essere fondamentale. Come riutilizzo invece come la mettiamo? Con Monica che diceva di fare piccole porzioni, metterle in frigo, scongelarle e tu che dicevi no, assolutamente usiamo tutto come si dice, tutto quello che abbiamo a disposizione all'interno della dispensa, cioè come riusciamo a mediare queste due cose con la ricetta che hai fatto tu, cioè infilando il riso, come si dice, il riso preso dalla dispensa in un piatto unico,
o come? Allora, di sicuro la prima regola, il primo consiglio che posso dare per mediare le due cose è il pesare gli alimenti, e purtroppo non è un'abitudine che tutti hanno. Se noi impariamo a pesare, non è necessario avere poi degli sprechi da riutilizzare. Esempio, se siamo in 2 è inutile buttare nell'acqua bollente 3 etti di riso, ma se utilizziamo la dose per me e la dose per te, siamo sicuri che alla fine del pasto non è avanzato nulla. Quindi questo è importante, soprattutto quando si utilizzano pane, pasta, riso o altri cereali che non sono più nemmeno così appetibili quando vengono poi refrigerati e riutilizzati. Invece nel caso delle verdure, nel caso di sughi, mi viene in mente il ragù di carne fatto magari in quantità più abbondanti, o un sugo, un ragù di verdura, un ragù di legumi fatto in quantità più abbondanti, secondo me è molto utile porzionarlo. Anch'io utilizzo le piccole porzioni, addirittura le monoporzioni, e a seconda poi di quanta gente c'è a tavola ne tiro fuori il numero esatto, perché al di là del fatto che poi sicuramente lo scongelare una grossa porzione non è una cosa saggia dal punto di vista appunto dei patogeni, anche la qualità del prodotto stesso congelato in grande quantità e scongelato per più tempo necessariamente non è più la stessa, perché comunque le proteine si denaturano, non c'è più la stessa qualità iniziale. Quindi è importante saper utilizzare tutto quello che ho in dispensa, ma quantificarlo, quindi sapere quanta gente ci sarà a tavola e utilizzare le porzioni corrette. Impariamo a usare la bilancia che tutti abbiamo in cucina e spesso rimane lì a prendere polvere. E di solito si usa solo per i dolci la bilancia. È vero. Bisogna essere un po' più precisi. È Dici, proprio Monica. questa la cosa importante, cioè il fatto di dover pianificare un menù aiuta a questo, no? Quindi io pianifico, faccio la spesa e non dovrei avere scarti. Quindi questo è il valore aggiunto appunto di una pianificazione del menù, che non è facile, perché io credo che tutti i nostri pazienti la prima cosa che ci chiedono ancora prima di iniziare lo schema è: come faccio? Cosa mangio? Mi fa il menù? Perché è davvero un problema. Secondo me è fondamentale, di fondamentale importanza coinvolgere i bambini, perché soprattutto nell'età verso i 3, 4, 5, 6 anni, quando non sono ancora adolescenti, per i bambini la cucina è un gioco, quindi insegnargli a impastare i biscotti, impastare una torta, intanto gli si occupa il tempo con delle attività costruttive che non sono la TV o il tablet, che per l'amor di Dio in questo periodo ci salvano, ma non possiamo lasciare il bambino tutto il giorno attaccato alla TV, così come non possiamo lasciarlo tutto il giorno con merendine o junk food di vario tipo. Il fatto di tenerli in cucina insieme, di preparare qualcosa insieme, quindi occupo il tempo in un modo che è visto come un gioco, e poi insieme mangiamo la merenda che abbiamo fatto, anche spiegando al bambino l'importanza, no? Il creare un biscotto a partire dalla farina, l'acqua e le uova. Abbiamo creato qualcosa e domani possiamo fare qualcosa di diverso, possiamo creare un gelato a partire dalla frutta congelata, possiamo creare uno yogurt, possiamo creare un frullato. Ci sono tantissime cose che, volendo, organizzandosi, possiamo creare un budino a partire dal latte fresco. Ci tengono impegnata tutta la settimana se ce lo organizziamo bene. Non si può fare una settimana sana, una meno sana, visto che qui non si sa quanti giorni ci abbiamo davanti di quarantena. Cioè, i cinesi ci hanno messo 2 mesi, insomma, pianificare 2 mesi non è banale. Insomma, come in un caso del genere, che tipo di pianificazione? Cioè, basta la pianificazione settimanale a cui abbiamo pensato? Ma sai, c'è anche spesso i luoghi comuni ci fanno pensare che un cibo sano non è necessariamente buono, ma in realtà non è così. Federica ci ha mostrato dei piatti che sono sanissimi e sono buonissimi.
Quindi vorrei un po' sfatare questo luogo comune, perché spesso ciò che è sano è anche buono, anzi per quanto mi riguarda è sempre così. Poi è ovvio che ogni tanto ci concediamo qualche piccola licenza, ma non deve essere troppo frequente. Possiamo anche programmare 15 giorni una volta che siamo diventati molto bravi, ovviamente avendo cura di surgelare in casa, di congelare in casa, seguendo tutte le direttive che ci hanno dato le colleghe, i prodotti freschi, perché non possono durare tutto quel tempo. Elena, volevi aggiungere altro? Allora, per quanto riguarda gli ingredienti freschi, non ho parlato prima di patate e di pane, perché è vero che abbiamo parlato appunto di lievito, quindi come cercare di sostituirlo. Federica ci ha proposto una ricetta senza lievito, quindi assolutamente un'ottima idea in questa situazione, però effettivamente al supermercato il pane c'è. Quindi quando andiamo possiamo prenderne una piccola scorta e una parte congelarlo, sempre per appunto sopperire alla mancanza di lievito. Ricordiamoci che appunto il pane lo possiamo sostituire con le patate, ma anche con i cereali. Chiaramente noi italiani non siamo abituati a utilizzare appunto i cereali come un sostituto del pane, però orientandoci verso appunto il piatto unico possiamo farlo. Una ricetta che mi viene in mente, che bene o male tutti noi abbiamo provato, è il pollo al curry con il riso basmati, e possiamo anche provare appunto la ricetta che ci ha proposto Federica. Stavo ragionando e nelle indicazioni per la spesa che ci stavi dando forse manca o potrebbe mancare il riferimento alla parte di idratazione, cioè che tipo di liquidi bisogna avere in casa. Acqua. Se le acquistiamo appunto al supermercato, il consiglio è di alternare il più possibile le marche e non appunto concentrarsi su una marca sola. Deve esserci solo l'acqua, il vino per la nonna. Ecco, allora il problema è proprio questo, nel senso che anche in questo periodo tutti i principi di una sana alimentazione sono validi, quindi è chiaro che in una situazione particolare ci sentiamo in diritto e dovere magari di eccedere con appunto le bevande piuttosto che i dolci, gli snack salati. In realtà sarebbe importante pensare alla nostra salute e anzi approfittare di questo periodo in cui abbiamo più tempo, in cui molte persone si possono concentrare meglio su quello che vanno a mettere nel piatto, per utilizzarlo come palestra per quando poi riprenderemo la nostra quotidianità. Quindi di fatto succhi, bibite zuccherate, bevande alcoliche, dovremmo limitarne il più possibile il consumo. Allora è chiaro che anche la centrifuga e l'estratto in realtà sono molto ricchi di zucchero, però in questo caso ci permettono appunto di utilizzare frutta che abbiamo in eccesso. Per limitare l'apporto di zucchero possiamo fare un mix tra frutta e verdura, o anzi ancora meglio prediligere la componente della verdura rispetto alla frutta. Mi dicono dalla regia, le tisane? Le tisane vanno assolutamente bene, ci aiutano ad aumentare l'apporto di liquidi. Ricordo che la maggior parte delle persone beve veramente poco, molte persone bevono sino a 1 litro o anche meno, quindi stesso principio. Sfruttiamo questo tempo per abituarci a bere di più. Le tisane, gli infusi vanno benissimo, l'importante è che non siano zuccherati, quindi prendiamo quelli in bustina o quelli sfusi, ma semplici. Possiamo anche sfruttare appunto questo periodo per preparare delle acque aromatizzate in casa, in modo tale da sostituire in parte i succhi di frutta e quindi offrirli anche ai bambini come merenda o eventualmente anche come colazione. Chi ha la fortuna di avere l'orto ha le erbe officinali nell'orto. Magari una cosa, quello che dicono sempre
gli chef, i profumi, cioè tutto quello che, cioè il basilico fresco, l'origano fresco, il timo, la maggiorana, il famoso vasetto, quello che ti cambia in realtà quello che stai mangiando, perché anche del riso in bianco, se ci metti sopra il basilico fresco, diventa una cosa mangiabile, non so come dire, no? Non solo, ma utilizzando le erbe officinali e le spezie noi possiamo andare a ridurre il quantitativo di sale all'interno della nostra alimentazione, perché possiamo aromatizzare in maniera diversa e, ripeto, andare a risparmiare un po' del sale all'interno del nostro piatto. Andiamo da Sandra per l'organizzazione che io forse non gli avevo attribuito la rilevanza necessaria, ma senza questa organizzazione, questa pianificazione meticolosa, non se ne esce da questa situazione. Esatto, proprio così. Quindi ricapitolando, se mettiamo insieme tutto quello che abbiamo detto, muniamoci di un bel planning settimanale dove indichiamo i giorni della settimana, i pasti che vogliamo andare a organizzare, colazione, pranzo, cena, spuntini, e la nostra lista della spesa. Come ci ha suggerito bene Elena, partiamo dall'analizzare cosa abbiamo in casa, in dispensa, nel frigorifero, nel surgelatore, e così già possiamo iniziare a stendere un elenco dei nostri piatti che vogliamo andare a inserire all'interno del nostro menù, tenendo conto del piatto sano che abbiamo visto nell'infografica, della piramide alimentare, come ci può suggerire la distribuzione, e delle linee guida per una sana alimentazione. A questo punto riuniamo i piatti che abbiamo deciso di fare, elenchiamo nella nostra bella lista della spesa gli ingredienti mancanti e andremo a acquistare solo quelli mancanti, in modo che a fine settimana, se abbiamo lavorato bene, il frigo sarà quasi vuoto e questo permette una migliore pulizia del frigorifero e possiamo procedere a una nuova stesura e una nuova programmazione. Vorrei chiudere con queste indicazioni, quindi, per far lavorare e coinvolgere tutta la famiglia alla spesa e al menù, ringraziando le professioniste intervenute. Alla prossima!